Ciao Monica, siamo qui con Rita. Ciao. Anzi, ciao mamma. Conto da 1 a 5. No, scusami, da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Rita sta andando a buttare la spazzatura, però è come se non volesse più tornare a casa. Vorrebbe perdersi nel cielo stellato. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mentre ha la testa rivolta verso l'alto. E come te la dà? Sognante? Sì, È sicura di darti l'autorizzazione? sì, sì. Lei in fin dei conti ha capito che vuole guardare bene la sua vita. Ok, noi oggi guardiamo tutto. Mm, Siccome io ho un caratteraccio, io non lascio fuori niente. È lei lo sa. sicura? Voglio che lei schiacci il tasto start della sessione. E dov'è? Dov'è? È lì sotto il suo naso. Come è fatto? Ah, è verde, è un pulsantone grosso e verde. Mm? Schiaccio col Eh, piede. Si illumina? Squillo di trombe inizia la sessione di Rita, la prima sessione dopo anni e anni a guardare le nostre sessioni, con risultati sicuramente interessanti, ma molto molto parziali. Guardare solo le sessioni porta a risultati parziali e ha una strana idea che si stia facendo un lavoro profondo su se stessi, idea secondo me totalmente falsa. Nome del progetto di Rita. Guardare ma non toccare. E lei ha le mani appoggiate su una vetrina, osserva cose belle, desiderabili, e però lei non le può raggiungere. Nome della sua anima, Bianca, dello suo spirito. blu no, Vibrazione di Rita. 1,8, 2, Consapevolezza. 140, PS. 38, Vite. 1979, Cervello. 9, Suscet- 9,4, scusa, suscettibilità ipnotica. 35, 3D. 80, Vivacità animica. 98. Entità eteriche. Subito, così, d'amblè. Mm. C'è un serpente che mostra questa lingua biforcuta e vuole crearle a volte disagio, a volte imbarazzo e comunque una sorta di discordia, ma anche interiore. Poi c'è un orso che la porta a sentirsi sola e a sentirsi non del tutto compresa. Eh, Poi c'è un gatto, come il felinoide, che la guarda a volte giudicante, molto giudicante, e a volte è nell'atto di aggredirla. E poi c'è un'aquila molto maestosa, come falconiforme, che vuol farla comunque sentire piccola rispetto alla vita, rispetto ai problemi della vita. Basta. Mentali.
Allora, mi viene indegna, lonely e fantasticare. Allora, indegna è un'entità mentale molto subdola e non si vuole far accorgere di esserci. Lei è come se le sussurrasse all'orecchio che lei non merita un apprezzamento effettivo, reale. Perché lei comunque non è del tutto capace a gestire le questioni della vita e quindi non è poi così degna di stima. E direi di livello 5. Lonely è questa entità mentale che la vuol far sentire sola, perché non può contare su nessuno e allo stesso tempo vuole un po' instillarle un senso di rassegnazione rispetto alle cose che non può avere, ma che vorrebbe avere. Anche qua direi un livello 5. E poi fantasticare è un'entità mentale che la porta anche ad avere dei sogni, ad avere delle fantasie, ad avere dei progetti, degli obiettivi, eccetera. Però le crea un blocco sul piano pratico, perché vuole che lei faccia solo ed esclusivamente cose molto materiali, molto pratiche. Quindi non può assecondare le sue fantasie e i suoi sogni, ma deve stare sul piano reale, pratico, concreto. E direi questa di livello tra il 5 e il 6. Impianti. C'è questa specie di ombrellino che ricorda un po' quell'ombrellino che si metteva nei cocktail, tipo negli anni 90. Mhm. Lei ce l'ha sulla testa e serve in qualche modo per renderla fragile e manipolabile, creandole con questa fragilità e manipolazione sia tristezza sia confusione. Mm. E poi c'è una specie di fascia, una benda, diciamo così, fasciata molto stretta, che le racchiude tutto il busto. E quindi il risultato è che il petto rimane proprio ingabbiato all'interno della cassa toracica e non ha un vero scambio con l'esterno. E rimane proprio compresso in se stesso. Basta. Va bene. Rita ci confessa di non credere nella Chiesa, ma di avere un credo religioso. Qualcuno ci ha creati. Chiamiamo Gesù, che l'ha creata. No, lei dice io non sopporto le religioni, perché capisco che religono, che controllano, che legano. Però lei ha bisogno di un padre. Mm. Chiama Dio Quindi Padre. arriva questo Dio. Allora aspetta, perché allora diciamo così, facciamo così. Beh, questo però è un Ehm, credo religioso. Ho bisogno di un Dio Padre che mi ha creato. Alla allora, fine. aspetta, perché adesso sto cercando di entrare in lei, ok? Sto cercando anche di bypassare la sua mente. Lei ha bisogno come di essere cullata, ok? Ha bisogno di essere cullata e rassicurata e sapere che non è tutto sulle sue spalle, che non dipende tutto da lei, che qualcuno la può sostenere. E su questo io la posso rassicurare, ok? Lei non è da sola. Lei non è da sola e veramente esistono dei sostegni, ma questi sostegni non sono le stampelle e questi sostegni non sono quelli che ci vengono fatti credere, però lei questo l'ha capito, ok? Lei sta solo cercando questo avvolgimento, ok? Questo sostegno. Ehm, ed esiste perché è l'amore. Ma il fatto qual è? Che se lei ha
il cuore chiuso non riesce a percepire il sostegno dell'amore, ma ha bisogno del sostegno di una figura. Chiamiamo questa figura che la sostiene. Ma magari non è diversa da quella che sento io, eh? Solo che siccome lei è molto frenata dalla sua mente, abbiamo visto, no? Gli impianti, guarda caso ce li ha proprio nella mente e nel cuore gli impianti. Mm. È molto frenata dalla sua mente, il cuore è molto bloccato, non riesce a sentire che è la stessa cosa. Mhm. Avrebbe bisogno proprio di questa figura che magari è Gesù Cristo, che in qualche modo la sollevi, che la faccia ascendere, no? Io voglio Dio Padre. Dov'è? Ma io non lo so che cos'è Dio Padre, tra l'altro, perché se mi parli di Dio religioso, mi viene Zeus. Mi viene Zeus, Dio Padre è Zeus. Mhm. Zeus con le sue saette, molto arrabbiato, con la sua barba bianca. Che ci ha creati. Assolutamente, sì. Che un giorno si è svegliato e ci ha creati, o che ha avuto un mandato di crearci. Ha avuto un mandato perché è uno dei personaggi principali della Volta Celeste, che è un po' il gioco che noi stiamo facendo qui. Mhm. Ehm, Però io percepisco che Rita non si riferisce a questo. Cioè lei vorrebbe tendere a riferirsi alla sorgente, all'amore infinito, ok? Mhm. Mhm. Però avendo il cuore bloccato e la mente manipolata non riesce. E quindi finisce magari per andare verso Zeus. Però il suo intento sarebbe quello di andare verso l'amore. E quindi? E quindi quello che è necessario che Rita faccia è proprio questo sblocco. La mente non più manipolata da entità mentali, entità eteriche, da impianti, eccetera, il cuore così compresso e che lei ritorni alla sua essenza. E l'essenza non conosce problemi, l'essenza vede occasioni e inventa soluzioni, perché è creativa l'essenza e lei lo può fare, ritornare alla sua essenza. Tra l'altro è molto interessante anche la sua età, che ha come protagonista questo otto. E l'otto è proprio la rappresentazione della Matrix, nel quale noi ci troviamo, in cui i due mondi, quello visibile e quello invisibile, sono separati. E infatti lei si sente molto separata dal mondo invisibile, che è quello che poi la può sostenere, che la può comprendere, che la può apprezzare veramente. Lei ha connessione a volte con questo mondo invisibile quando crea, quando scrive, quando disegna, quando dipinge, però è una connessione parziale, più a livello artistico. Non riesce a recepirne, il sostegno a livello quotidiano dell'esistenza. Cinema. Primo invitato, il suo miglior libro. Vedi che su questo libro, che è il suo migliore, c'è sopra il ragno. Abbiamo parlato di Matrix appena adesso e in effetti vedo che il ragno è come se volesse interferire con la diffusione di questo suo libro. Non so quali siano gli argomenti, però evidentemente contengono degli argomenti evolutivi. Mm. Contiene argomenti evolutivi questo libro. Sono 13 libri che lei ha pubblicato, e questo è il numero? No, e poi è molto curioso, no, Certo. questo? Sì, sì, sì. Perché 13 sono proprio le macchie che ha sul dorso la vedova nera, mm? Mhm. Le macchie rosse, mm? Ed Questo, è anche il numero della morte nei tarocchi. sì, questo libro che numero è? 9. Ok. Sai tu poi, Rita, qual è il 9? Ci sta pensando. Secondo invitato, il miglior quadro che ha dipinto.
con le sue gambette, viene nel cinema. Qua è come se ci fosse un'ispirazione di un'altra città, può essere? Un influsso ispirandosi a una città, a un artista di un'altra città? Europea? Sì, Ce lo dirà dopo. È stato venduto o è non ancora lo so. suo? Venduto. Volevo capire se lei ha fatto più, su questo tema, più quadri, perché è come se mi desse sia sì che no. Quindi, se magari questa ispirazione ha dato origine a più quadri, capito? Cioè, su città di altri paesi. E- e- non ho capito? Non ho capito. Il tema sono le città straniere? No, come se potesse essere un'ispirazione legata a una città o un artista che è molto legato alla sua città, ok? E Mhm. lei, sulla scia di questo tipo di ispirazione, ha fatto non solo un'opera, ma più opere. Come se una di queste opere sì è stata venduta, ma altre no. È così, Rita, se mi puoi fare un cenno. Mm, Sono talmente tanti, perché stiamo parlando veramente di un numero molto elevato, che in questo momento sembra non capire. Va bene. Chiamiamo il figlio, Tipo come se mi venisse Chagall. mm, quindi Francia. Sì. Chiamiamo il figlio. Sì, viene con una matita dietro all'orecchio, come se effettivamente lui non potesse scrivere a penna, no? Lui per ora si sente di scrivere a matita così può cancellare. Eh, cioè, non so, mi sembra non tanto preoccupato, ecco, in questo momento. Lo sento un po' preso da se stesso, ecco. E mi sembra appunto che il nipote, quindi il figlio di quest'uomo, Mhm. usi un po' questo, che si sente un po' tipo, un po' trascurato, un po' non visto davvero. Chiamiamo anche lui e la nipote. La nipote è come se ci fosse più ordine proprio. Ehm, Anche proprio per sua scelta, come se lei abbia scelto più stabilità. Sua scelta animica. Animica, esatto. Mm. Ma vengono tutte e due. Sì, sì. Questa nipote è come se potesse portare luce. È come se portasse una luce violetta. Ok. Io vorrei tornare a questo Dio Padre. Mm. Ma quale? Zeus, intendi? Ma quello che viene. Quello a cui crede Rita. Quello che ci ha creati. Allora, quello che io percepisco è che Rita, in parte, non rendendosi conto, chiama questo Zeus. Però c'è una parte più profonda di Rita che ha compreso e in realtà si rivolge a quella che è, l'energia, l'amore universale, alla sorgente. Mhm. Però nel momento in cui lei si pone così come vittima, perché la vedo come se fosse in ginocchio, nel senso che lei si sente in ginocchio perché sente di non riuscire a fronteggiare questi problemi familiari, si sente addolorata, si sente colpita anche dal punto di vista economico, quindi lei si presenta come vittima. E allorché lei è vittima, ovviamente si presenta Zeus, perché Zeus ha solamente schiavi. Invece l'amore universale ci vuole liberi, ci vuole indipendenti. È come se in qualche modo lei non si facesse riconoscere dall'amore universale, atteggiandosi così. Quindi lei è in ginocchio adesso davanti a Zeus.
Lei è con le mani giunte in ginocchio e sta camminando in ginocchio, sui ceci. sul pavimento freddo, duro. Si prostra davanti a Dio Padre. Com'è che ci ha creati Dio Padre? Col fango? Sì, 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 così. Ma Dio Padre è Yahweh. Ma la stessa cosa. Mhm. Poi, ogni volta Enki, ce lo chiamiamo in un'altra maniera, però alla c'è la fine, struttura Enki, Enlil. sì, 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 ma è una traslitterazione, diciamo così, della mitologia e delle costellazioni, ok? Tanto il gioco è sempre quello, il gioco è quello delle costellazioni, poi cambi i nomi e cambi un attimino le vicissitudini, però poi andando a ritroso i personaggi sono quelli. Sì, diciamo che in quella visione c'è il padre e i due figli litigiosi. Sì, perché sono poi l'emblema della dualità. Mm. E del primo e secondo universo. Sì, sì, certo, è una delle dualità, certo, il E, buono e il cattivo. e quindi cosa facciamo? E quindi lei intanto deve ehm, prendere dignità, perché abbiamo visto anche l'entità mentale indegna che cioè, la annichilisce, mm? Infatti la porta ad essere così in ginocchio. Quindi lei adesso scioglie le dita delle mani tra loro e si alza in piedi. Si alza in piedi e si cambia di vestito. Mm. Si mette un vestito proprio che le dona. Lei è anche, tra l'altro, una bellissima donna. Ehm, E sceglie, pensa, un vestito rosso. E dove va? Potrebbe ripercorrere la sua vita, anche professionale, dove era molto apprezzata dal suo capo, dai suoi colleghi. E lei era molto apprezzata, però è come se sentisse che così è facile. Perché lei ha dato la facciata che loro volevano, di quella che si impegnava moltissimo, che studiava moltissimo, che lavorava moltissimo, che era sempre presente, che non si sottraeva mai a nulla. Allora così è facile. Gioco facile, no? Essere apprezzati. Però poi nel momento in cui lei ha dato sfogo a se stessa, eh, non ha più ricevuto lo stesso tipo di apprezzamento, ok? Ma questo è il Mhm. gioco della Matrix e lei lo deve vedere. Appunto perché se noi siamo degli ottimi schiavi, sudditi, eccetera, otteniamo il contentino, che è anche l'apprezzamento. Nel momento in cui iniziamo a ribellarci, ad essere liberi, eh, la prima reazione degli altri può essere proprio questa, no? Di non riuscire a vederci e a provarci. Però lei deve credere in quello che sta facendo, pienamente. E una cosa che mi viene è come se lei avesse bisogno, mm, proprio di spalancare maggiormente il suo cuore, durante i momenti di creazione. Come? Dipingendo? Ma lei già lo fa questo. Infatti. E lì è una cosa, che viene prima. Cioè, lei deve comprendere, profondamente il gioco in cui siamo immersi. Adesso io, per esempio, la vedo molto agganciata ad una vita in cui lei era mh, di ottima famiglia, una ragazza giovane. Mi fa vedere che qua soffriva di sonnambulismo. Mi fa vedere che lei esce di notte, vai nella fontana del giardino, inverno,
e quindi muore poi lì, desiderata, no? Perché non riesce a risvegliarsi e nessuno la va a soccorrere. Pur Quindi mi sapendo fa che lei vedere, stava lì. era notte perché Mm. lei era sonnambula, non si sono accorti. Ehm, Però diciamo che questa cosa che hai detto è anche giusta perché lei aveva una specie di tata, diciamo, che aveva proprio il compito, visto che questo suo problema era acclarato, di controllarla anche di notte. Ma non l'aveva fatto. E quindi effettivamente lei si è sentita anche abbandonata. Eh, quindi nessuno l'ha soccorsa ed è come se sentisse che non riesce a svegliarsi. Mm. Ehm, in questa attuale vita, la vita di Rita, lei può scegliere di sganciarsi da questa vita. Quindi che cosa significa sganciarsi da questa vita? Intanto, non avere più questo senso di solitudine e di abbandono che invece ha vissuto quella ragazza. Perché a un certo punto è come se si fosse presa un pochettino di coscienza mentre era nell'acqua gelata, però il corpo non le rispondeva. Quindi lei non è riuscita a uscire dalla fontana. E Rita è come se si sentisse qui, come ti posso dire, anche un po' immobilizzata, che le azioni che lei vuol fare in realtà non vengono compiute completamente e allo stesso tempo di non avere il sostegno, di essere abbandonata. Deve essere lei che è il sostegno per gli altri. Mm. Però come? Lei è il sostegno per gli altri, però lì gli altri l'hanno abbandonata. E non è tanto giusto questo. Io sono sola. E sentire anche questo forte senso di solitudine, misto in realtà a un senso di ingiustizia. E volersi liberare da questo tormento. La cosa importante è sganciarsi da questa vita che le produce delle sensazioni anche molto contrastanti, perché lei in questa vita dice sì, io voglio aiutare mio figlio, però non dovrebbe, lui dovrebbe tagliare il cordone ombelicale. Le deriva molto da questa vita. Mm, mm. Ci Ehm, sono altre vite che hanno questo coinvolgimento con l'attuale situazione di Rita. allora, vediamo. Qua mi fa vedere una in cui lei sta lavorando a, non so, una macina, una pressa, non lo so. E vedo che perde una mano e vedo che qua la negligenza era dovuta a un collega che doveva preparare il macchinario in una certa maniera e non aveva programmato correttamente, non so, è successo qualcosa del È genere, un no? uomo qua, no? Rita. Lei è un uomo, sì, sì, sì. E vedo che, adesso non so perché, non gli viene riconosciuto un indennizzo, Mhm. perché questo collega non dice la verità, che in realtà era stata la sua negligenza, no? Ehm, e qui vedo poi che si separa dalla moglie, un casino così, no? Ehm, Qua è come se di nuovo ehm, sentisse che lui doveva comunque mantenere la famiglia, nonostante che gli mancasse poi questa mano, ok? Però poi gli altri si dileguavano tutti, cioè e lui doveva essere responsabile della famiglia pur così menomato. E oltretutto la moglie poi l'ha anche lasciato. Quindi anche qui molti sentimenti di, anche direi di ingiustizia, di sentirsi così abbandonato. E anche lui lì si è sentito abbandonato dalla moglie, ma si è sentito anche un po' abbandonato da Dio. Ehm, 1979 vite. Una che è completamente all'opposto di questa attuale di Rita. Ha un figlio maschio
e vedo che lo sta riempiendo di baci, è ancora bambino questo figlio. Eh, Poi però questo figlio ha dei problemi di tossicodipendenza nel corso della vita. Eh, e vedo che riescono a fare un percorso insieme in cui lei lo sostiene ehm, ed è molto accrescitivo sia per lei che per lui, dove anche lei comprende tante cose di se stessa. Poi vedo che quindi dura qualche anno questa sua dipendenza e poi lui diventa veramente un ragazzo d'oro. Ci sono altre vite che ha avuto con il suo attuale figlio. Marito, era un marito, lei è la moglie e lui è un marito. Era un po' uno scavezzacollo, cioè tipo che qua in questa vita mi piaceva uscire con gli amici, fare tardi, poi ogni tanto perdeva il lavoro, stava per un po' senza, poi ne trovava un altro. Ed è un po' rimasta questa cosa di Rita che si deve occupare di quest'uomo qui. Cioè, comunque deve essere lei quella responsabile. Eh, quindi si sta un po' riproponendo uno schema simile, Mm. con dei ruoli diversi. Ehm, Una vita con il nipote. mm, Aspetta, perché non la sto tanto capendo, perché mi fa vedere una sfogliera. mm, Sono dei bambini, stanno giocando un po'. eh, su questa scogliera, quindi a precipizio sul mare. Mm. E vedo che Rita, sono due bambini maschi, e Rita cade giocando, però inavvertitamente, non era assolutamente voluta. E sento appunto molti sensi di colpa a parte del bambino, cioè il suo nipote sopravvissuto. Vabbè, Monica, causa esoterica del fatto che i quadri, ne ha fatti tantissimi, non si vendono. Ne ha venduti pochi. Ma mi viene sua madre. Non le ho chiesto che rapporto aveva con la madre. Come se fosse rimasto un freno alla madre. Mm. Rita non c'è più la mamma, no? Non c'è Beh, più. La vogliamo chiamare? Vuoi? Sì, chiamiamola. Chiediamolo dalle vive sue labbra. Sentiamolo dalle vive sue labbra. Questa causa esoterica. mi sembra che dica, ci sono cose importanti e cose non tanto importanti. Eh, è importante, qualcosa che è tangibile, che è concreto. Poi adesso sicuramente sono tanti anni che lei non c'è più. Quindi è come se mi facesse sentire la differenza tra ciò che è solido, ciò che è stabile e ciò che invece è inconsistente. E quindi è come se il quadro venisse percepito come inconsistente. Questo dice la mamma. Non è che lo dice, lo percepisco, Mm. che non riesco a sentire delle vere parole adesso. È nel portale aureo, Sì, mi fa vedere che ci sono delle stelle. quindi hai capito delle cose. Come la vedi? Cosa vuole dire alla figlia? C'è il nome Elisa, non so chi sia Elisa. Elisa o Elisa. Eh, no, scusami, cosa che mi hai detto? Cosa pensa della figlia? Un disincarnato nel portale aureo ha capito delle cose. Sì, vede che ha dei fardelli.
le sta togliendo un fardello, un peso, mh, che va dalla cervicale alle dorsali, come se fosse proprio una piccola zavorra. Eccola, adesso questa qua si può togliere, non serve, né? Vero? Oh, via, via. E poi ce ne ha due sulle due spalle, sempre delle zavorre un po' piatte, però. Soprattutto vedo questo sulla spalla destra. Forse poi da quando è andato via il marito di Rita, diciamo che lei si è sentita maggiormente responsabile. Ehm, via, via anche questo. E questi qui sono le bugie che vi raccontano laggiù, che vi hanno raccontato anche a me, via. La mamma di Rita conosce Dio Padre? No, adesso sorride lei, sorride ma con rispetto. Mm. Cioè che dice che è se stessa? No, non ho capito. No, allora sorride con rispetto rispetto a quello che ha capito che tu dici di Dio Padre, Mhm, ok? mhm. Quindi la sorgente. Sì, cioè, allora, cioè sorride all'idea di Dio Padre comunemente inteso, ok? Mhm. Come a dire, è un'ingenuità. E però invece sorride in maniera autentica e vera nel momento in cui si rivolge alla luce dell'amore. Messaggio di madre a figlia. Mm. C'è una simbiosi che va superata. Eh, allora fa vedere questo specchio che c'è tra Rita e suo figlio. Ehm, mm, lei dice, basta cercare di specchiarti per prolungare la simbiosi. E mi fa vedere che strappa alcune pagine del libro di Rita, e dice, queste tu le puoi riscrivere con una nuova consapevolezza. Scrivi la storia, tua e di tuo figlio. Eh, scrivila, mh, guardando dall'alto, ehm, guardandola da sopra il pentagramma. Sei in un momento della tua vita in cui puoi salire in alto e guardare ogni sinfonia, ogni pentagramma, e puoi riordinare le note, puoi riscrivere l'armonia. E lei cosa risponde? Lei risponde, eh, c'entra anche proprio la musica fisica, credo, perché la musica fisica la puoi aiutare, Rita, per trovare una centratura nuova. Ehm, Rita risponde, a volte mi sento così stanca. Avrei bisogno di un telo rosa, di un confetto rosa. E poi mi fa vedere come una specie di sigillo in cera lacca, rosso, e dice che scriverà una lettera alla mamma. Mm. E poi dove la mette? Bravo.
fa vedere che rimane per un po' sulla scrivania, in piedi, e poi è come se la porterà nella natura, forse la farà scorrere sull'acqua. Sull'acqua. Sì, su un corso d'acqua. Va bene, la salutiamo. Sì? Sì, 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 assolutamente. Monica, Rita ha sentito che torna il Messia. Dobbiamo prepararci. In effetti è vero, tutti lo stanno menando con questa storia qui. Ehm, Così Torna come Gesù. che adesso arrivano gli alieni, più o meno quello è il Mm, discorso, no? mhm. Sbarco degli alieni e il ritorno del Messia. Ehm, ecco, a me viene che è come un'invocazione agli dei che hanno scelto, di rappresentarsi così a noi, no? In questo mondo occidentale. Ed è come se, parlando di questi argomenti, noi dessimo energia appunto a tutta la volta celeste, Mm, anche mm, mamma mia, non mi viene il nome, Racconti, ai titani. Titani. E arriva il Messia. C'è questo Messia. Ma io non lo vedo. Si sta preparando. È lì che fa le flessioni, sta leggendo delle cose. Non c'è, non è pronto il Messia, è solo una balla. Allora, scusami, io sono il Messia. Certo, Mm. questo sicuramente, ciascuno di noi, sì, sì. Arrivo, io, Messia di tutti, però, anche tuo, Monica. Monica, adottami. Ipotizziamo un universo in cui Lucio è il Messia. Arrivo. Mm. Che Mi- succede? È che ci sono molte persone che si prostrano a te. Mi portano fiori e frutta. Sì, pregano, si inginocchiano, Mm, eh, ti lavano i piedi, eh, vedo che ti lanciano delle piume, preparano dei tesori per te. mm. E poi a un certo punto vengo crocifisso. No, no, questo giro no, No. perché tu sei ritornato, loro hanno imparato dalla storia e Mm. no, vieni solamente esaltato. Quindi questo è un universo in cui gli elefanti rosa volano. E questo è un universo in cui poi tu ti dimostri un dittatore. Ale, tutti i miei schiavi. Io sono pasciuto su un trono che mangio uva, Sì, sì. che mangio chicchi d'uva e do ordini. Sì, Trono d'oro e uva d'oro Bello pasciuto. bianca. Beh, certo. Come? Beh, certo. Che senso? E non muovi mai un dito. Non muovo mai un dito, sono circolato da gatti. Tutto il mio regno è pieno di gatti e rompicoglioni. Rumore di scratch di disco, anche no. Mm, Nessun messia. mm, Il messia non c'è. mm. Missing messia. Mettiamo tutti i cartelli di missing messia sugli alberi e nessuno si presenta con questo messia che è stato smarrito. Miau. Bau. Che è stato? E Gulliver che protesta contro il Messia. È il messia di Gulliver, che vuole il messia canino, chiamiamo il messia canino. O un bulldog. Un bulldog con le borchie. Sì, esatto.
Insomma, non c'è il Messia. Causa esoterica di io non la sapevo neanche questa moda adesso che arriva il Messia. Tutti gli operatori olistici, tutti i gruppi di Facebook che parlano dell'arrivo del Mm, Messia. Fosse sì. la prima volta. Salvaci, Allora, mi Osanna. fa vedere questa attesa, che è una vibrazione, quella dell'attesa, molto gradita a tutte le entità oscure, perché poi l'attesa finisce nella delusione e quella lì è una parte, molto succulenta per le entità. Però anche la parte dell'attesa. Vedo Speranza. che, sì, esatto, che c'è questa piramide d'oro che si arricchisce, si illumina, si potenzia con tutta la nostra attesa. Ed è la piramide proprio del potere, che in parte è un potere, in piccola parte è un potere, diciamo così, terreno, ma è soprattutto un potere invisibile. Il solito E meccanismo. poi vedo appunto il Papa che si pasce ovviamente, no, di questi racconti, di queste attese. Ah, tra l'altro, sai che cosa mi viene? Mm, Ah, non so se c'ha un senso sta cosa. Che praticamente anche quando si parlava tanto del patriarcato, mhm. era per dare energia al Papa. Ah, quindi Barbie. Il film Barbie parlava tanto del patriarcato e non solo. Esatto. E poi quando c'è stato l'omicidio di Giulia Cecchettin, si è parlato tantissimo di patriarcato, Mhm. tutti i vari femminicidi, in realtà era solo un modo per invocare il patriarca. Mi fa Il vedere il Papa. patriarca di Occidente, sì, il Ma Papa. quale? L'epoca era ancora l'argentino Sì, di all'epoca Desaparecidos era o... Francisco, sì, all'epoca era Francisco, ma in generale, diciamo così, è per la figura del Papa, il patriarcato. Mhm. Va bene, niente Messia, che peccato. Off. Dovremmo pregare di più, forse. Senti, Monica, esiste in realtà nella storia di Rita un vero Dio e questo c'è davvero. Però le fa Dove? tanta fatica a riconoscerlo in sé. Andiamolo a cercare. Alziamo i vasi e i sottovasi e lì sotto? Allora, guarda, sento che per lei funziona il percepirsi come un frattale della sorgente. Mm, Cioè, mh, questa nostra realtà è olografica, ok? Quindi ogni parte assomiglia al tutto, mhm, ok? Quindi lei questo sì, su questo lei può accettare di essere Dio, perché lei ovviamente, essendo una piccola parte, ha gli attributi, le qualità del tutto mhm. e quindi ciò significa che ha gli attributi di Dio. Ma come fa a vedersi? È come se lei mi propone un grande mosaico, ehm, un mosaico tutto colorato, dove lei si sente che questo tassello qui, che lei è, in verità contiene le componenti di tutto quanto il mosaico intero. E cosa fa? Si trucca, vedo che si mette il rossetto, si mette l'ombretto, si sistema i capelli. Mm, Si fa bella sì, per mettersi al cospetto di se stessa. sì. Vedo che nel momento in cui lei si specchia, come se si vedesse come una dea e utilizza anche questa tunica che la può far sembrare una dea.
Lei lo sa che è solo un espediente, ok? Non è che si riferisce al fatto che lei sia una divinità, che sia latina, greca o che altro, no? Ma si riferisce al fatto che lei è Dio. E vedo che ha scelto proprio questo colore rosso, che sa di grinta, che sa di forza. E lei dice: non è il rosso sangue della vittima, è il rosso del fuoco, che vive, che ha energia, che ha potenza. Con questi intenti andiamo al cluster di Rita. Sembra un calcio balilla, un calcio balilla che però è un po' tutto smontato, e gli omini sono rotti. È veramente inservibile. È come se lei avesse sentito forse nel passato di appartenere ad una squadra e di essere anche importante, no? All'interno di questa squadra. E a un certo punto non più. Beh, il lavoro. Sì, 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 sicuramente. Ehm, Però sento che c'è proprio un senso che è stufa di tutta questa roba qui. È stufa di questi vincoli, è stufa di queste narrazioni. E quindi sceglie di buttare via tutto questo calciobalilla, via, via, via dentro un portale definitivo. E in qualche modo butta via anche dei residui della Chiesa. Come se ci fosse qualche strascico e li butta via. E qua sceglie con un pennello molto morbido di intingerlo dentro tanto colore. C'è veramente un'esagerazione di quantità di tempera, prima gialla, poi arancione, e, disegna come delle onde del mare. E questo è il suo ad eternum. C'è un avatar? È come un direttore di scuola, che tipo come se la volesse imprigionare. Ehm, Anche in credenze, no? La vuole proprio imprigionare in una serie di credenze, di convinzioni, anche un po' di contorsioni della sua mente. Lei dice: io adesso la voglio spalancare la mia mente. La mia mente voglio che sia tutta fatta di finestre aperte. E quindi butta via questo avatar, via, nel portale definitivo. Crolla tutto. Guardare, non toccare. Il progetto esiste ancora. No, no, non esiste più. Serpente, orso, gatto, aquila. Esistono ancora. No, no, no. Indegna, lonely e fantasticare. No, vedo che ha proprio fatto un respiro profondo e le ha spinte via, definitivamente. Gli impianti uguale. Mm. Nuova vibrazione. 194, Nuova consapevolezza. 160, 70, PS. 48, Vite. 1863. Le vite che abbiamo analizzato esistono ancora così come erano o le ha tolte o modificate? Dipende. Quella dei bambini vedo che non cade più giù.
Ehm, Poi quella della fontana, la tata si sveglia e la va a recuperare, quindi la salva dalla fontana. Le altre non so, adesso non mi vengono. Cervello. Sì, va bene, va bene. 9,8. Suscettibilità ipnotica. Quasi 50. 3D. 45. Vivacità animica. 100. Messaggio di Rita al nipote. Mm, Ti darò l'esempio del sorriso e dell'apprezzamento delle piccole cose della vita. E vedo che quando faccio questi piccoli gesti, il tuo umore cambia. Messaggio al figlio. Vedo che inizi a prenderlo un po' in giro. Dai, 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 su, svegliati, che sei grande e grosso. Dai, dai, dai. Come se lo stimolasse in maniera anche, però un po' scherzosa, ok? Mm. Giocosa. Se lui le chiedesse dei soldi perché lo zaino del nipotino è rotto e bisogna comprarlo, lei, lì, in eterico, cosa risponde? Lei è proprio un po' un debole. Ehm, è come se le dicesse, adesso ci penso, ma comunque questa abitudine la devi perdere. Messaggio alla nipote. E dà un bacio sulla testa. Messaggio alla sua pittura. Esprimi tutto di me. Esprimi la carne, esprimi la pazzia, esprimi la gioia sfrenata, esprimi la giovinezza, esprimi la morte, esprimi tutta me stessa in tutte le mie dimensioni. Alla scrittura. Come se facesse una specie di magia, diciamo, no? Ed è come se la rendessi più animica. Messaggio a se stessa. Questi sono i migliori anni della mia vita. Non perderò un secondo di più a crogiolarmi sui dolori e sulle fatiche. Questi sono gli anni migliori della mia vita e io apprezzerò ogni secondo. Il nuovo progetto come si chiama? Me l'hai detto, ma forse non ricordo. Mi viene sferzata d'energia. Quali saranno le principali priorità di questo progetto? Finalmente far conoscere i suoi libri, vendere più quadri, staccarsi, come dire, dal progetto personale di vita del figlio, che non è il suo, o cosa? Prima mi fa vedere come se c'entrasse la casa, come a far diventare più luminosa la casa e che si riflette su lei stessa, quindi anche lei diventa più luminosa. Poi come se spostasse alcune cose, alcuni mobili, proprio per renderla così più ariosa, più luminosa. Ehm,
Poi la vedo proprio che si alza la mattina con un piede diverso, insomma, no? Con uno spirito diverso, col piede giusto. Ehm, e vedo che affronterà con più ironia, le problematiche che l'hanno afflitta fino a qui e trarrà molto beneficio dall'ironia. Va bene, come la vedi in generale? Finale? Che ripercorre, con il sorriso tutta la sua vita, fin da quando era bambina. E diversi momenti della sua vita diventano i protagonisti delle sue nuove opere, grazie anche a questa predisposizione maggiore all'apertura di cuore. 194 la vibrazione, la portiamo un po' in su, facciamo cifra tonda. E il 220 adesso. Benissimo. Come la corrente.